Ciao amici, oggi vi presento un inchiostro Sailor, un'azienda che ha una storia, una tradizione culturale molto approfondita nella cultura giapponese. Sailor si produce le penne, si produce i pennini ed ovviamente anche gli inchiostri, inchiostri che appartengono a diverse collezioni dalla storia, dallo studio, sono tutte collezioni e quella forse più conosciuta è la Gentle Ink oppure la serie Magno, dedicata a fiori, a essenze, una cultura molto più approfondita di quella che potrebbe apparire ad un primo sguardo, cioè c'è molto da scoprire dietro le tinte di questi inchiostri. Oggi vi parlo del Konagi. Beh, il calamaio a me piace, è un bel calamaio squadrato, sì, molto, molto deciso, però con queste forme un pochettino più tondeggianti. A me piace questo calamaio, anche perché apprezzo molto quei calamai che sono stabili, sono dritti, si mettono lì, ci si può per l'appunto concentrare sulle operazioni e non temere per un pasticcione come me che non si rovescino o si rabaltino. Poi sì, l'imboccatura forse, dico, poteva appena essere un pochettino più larga, ma comunque va bene. E quel passetto un po' più largo, insomma, dai, che non ci fa penare. Altri calamai invece sono un pochettino troppo stretti. Questa non è la tinta che andremo a vedere oggi, che sapete essere il Conagi, e la proviamo su questa Sailor. Due parole sul costo dell'inchiostro. Beh, è un inchiostro un po' caruccio, però è anche vero che è un po' una prerogativa degli inchiostri orientali essere molto curati nel pigmento, particolari nelle tinte, e di conseguenza la qualità si paga. Inchiostri che hanno decisamente nella scorrevolezza, ma non intesa come diciamo fattore quasi negativo, nel senso che mancano di nervo, di pigmento, eccetera, ma hanno nella scorrevolezza, proprio nella qualità della scorrevolezza, la freccia al loro arco. Proviamo. Mettici un po' di carta Rodia, mettici un po' questo pennino della Sailor Junior che comunque ci mette il suo, mettici questo inchiostro, ma è veramente un piacere scrivere. Questa è una Sailor. Il pennino, come sapete, è un pennino con una gradazione unica, per intenderci, FM, quindi un fine medio. Che dire di questa tonalità? Non è forse, non è forse la più, come possiamo dire, la più originale, però innanzitutto si è scavata la sua posizione nella gamma, forse nella più affollata gamma dei blu. Non è un blu profondo, non è un blu scuro, anzi potrebbe quasi essere un celeste scuro, un azzurro scuro più che un celeste, o un blu chiaro. È elegante, è bella, e soprattutto la formulazione è fatta come si deve. Rende il pennino scorrevole senza dubbio, ma al tempo stesso lo rende anche governabile, che è la cosa più importante, perché non ce ne facciamo niente di avere un pennino sfrenato che non riusciamo a controllare. Davvero gradevole questa tonalità che, come spesso accade per la serie Sailor, ma anche per Pilot, non nascondiamolo, sono degli inchiostri, non voglio dire unici, ma comunque un po' diversi dal solito, apparentemente, o visti nel catalogo, così anche in internet, possono apparire simili a qualcosa di già visto, però in realtà sono, vuoi per questa freschezza anche del tono che ha, vuoi per la formulazione, sono davvero interessanti. Lo vediamo anzi, in questo caso alla prova con un pennino un po' diverso, quello della Pelican, che sto utilizzando spesso come termine di paragone perché è un doppio broad, per capire quanto si discosti dalla sua
dal suo baricentro cromatico. Qui, rispetto alla Rhodia Uniblanc che abbiamo provato prima, ci sono delle rigature violacee che lo portano un po' lontano, lo trasportano un po' fuori, gli danno una componente per l'appunto violetta che sapete accompagnare spesso i blu, soprattutto i blu, quelli più scuri. In questo caso lo porta un po' fuori, però insomma basta fare la tara. Bello, ricco anche di sfumature e come vedete mantiene comunque la costanza nella sua proposizione cromatica anche con un pennino più sottile, molto sottile in questo caso, che è quello della Pilot Falcon Soft Extra Fine, molto elegante, sì, è un inchiostro di quelli belli, c'è poco da dire, è fatto bene. Bella anche, a me piace la freschezza di questo inchiostro, non stanca, non è scontato, è una bella tinta, c'è niente da fare. Dal punto di vista, vi dicevo, della formulazione, senza dubbio è un inchiostro realizzato molto bene, non ho avuto mai riscontro di sbavature, di spiumaggio o che passi la carta. Certo, con un pennino doppio broad come questo è possibile che nel momento in cui mi soffermo un attimo in più, come in questo caso, vedete sulla D, come in questo caso, possa verificarsi appena appena un pochettino più di visibilità nel lato della pagina posteriore, però non passa assolutamente. Così come non passa su Rhodia, nonostante abbia provato a fare un po' di segni per mettere e caricare, mettere un po' in difficoltà la carta. In generale questi inchiostri Sailor non danno problemi di così incrostazioni o comunque di seccarsi sul pennino, però non per tutte le tinte. Ci sono alcune tinte, lo vedremo in un paio di inchiostri che andrò a presentarvi a breve, che invece sono un pochettino più fetenti, per usare questo inglesismo, e sono più resistenti sul pennino e quindi sarebbe meglio sciacquarli e non lasciare che rimanessero a lungo e magari con la possibilità di seccarsi, perché poi diventano un pochettino più ostici da rimuovere. Come potremmo andare a paragonare questo inchiostro? Allora, vi ho detto, è una tinta abbastanza originale, quindi sarei un po' in difficoltà nel trovare qualcosa che, per esempio, lo trovo abbastanza simile al Röhrer Klinger, il Blue Royale, anche se il Blue Royale perde il mordente, si siede un pochettino e comunque sembrerebbe un po' più profondo come blu, profondo cioè più spostato verso il blu centrale, ma quasi messo a confronto con una presenza di viola scuro o comunque di rosso che ne alteri un pochettino la purezza del blu. E lo trovo comunque abbastanza vicino, ma comunque meno vivace, parlo del Monteverde blu, che comunque insomma ho trovato dei tratti abbastanza comuni, formulazioni diverse, però comunque può ricordare un pochettino quello. Una tinta che personalmente apprezzo perché la trovo, è di quelle che trovo abbastanza pure, cioè calibrate bene su quello che deve essere la tinta. Ci vedo quella e non ne vedo altre, non vedo contaminazioni e questo mi piace perché anche sulle rigature, sui quaderni che hanno una rigatura un po' più forte, comunque riesce ad esprimersi e a mantenere la sua identità. Ancora un paio di evidenze qua sulla Rhodia rigata, con un tratto un pochettino più consistente che quello del pennino Falcon, essendo flessibile gli dà un pochettino più di corpo. Bello, un bel inchiostro, tonalità gradevole. E anche l'ho provato con un altro pennino che è quello invece, sì, con un altro pennino, scusate, con un'altra grafia, insomma un po' più larga, un po' meno stretta, sempre con lo stesso pennino. E devo dire che è molto valido anche dal punto di vista della scorrevolezza, della formulazione, si arricchisce di qualche spessore, insomma, quando ovviamente questo è un pennino flessibile, prendendo un pochettino più di corpo, ma rimanendo sempre nella sua tonalità, quindi un buon inchiostro.
Mi è piaciuto anche particolarmente in corrispondenza, chiamiamola così, della carta Fabriano e Coqua, che ha un punto di bianco un po' più caldo, ma viene fuori veramente un colore speciale. Sì, si è capito che mi piace questo inchiostro.